Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo della bestia, perché di bestia si tratta. Voglio fare prima di tutto una premessa. Questo coltello è semplicemente meraviglioso, ma per molti fattori. Abbiamo conosciuto in passato il 4 Max, sempre progettato e costruito da Demco, il quale lo fa in modo artigianale e lo trovate sul suo sito a costi piuttosto esorbitanti. La Coldsteel l'ha prodotto a $480, non utilizzando sempre le cartelle in titanio, la lama con un buon acciaio. Però poi ovviamente questo modello al prezzo piuttosto caro ne impediva, lo dicono sul sito della Coldsteel, addirittura la diffusione come avrebbero voluto, quindi hanno pensato assieme a Demco una maniera più economica per produrlo e hanno trovato delle buone soluzioni senza aumentare eccessivamente il peso, ed è venuto fuori il 4 Max Scout. Qual è la considerazione? La considerazione è che hanno costruito un folder eccezionale come il 4 Max, cambia veramente poco, la tenuta del filo non cambia poi moltissimo, cambia un po' l'aspetto, che nel caso del 4 Max Scout appare leggermente più cheap, perché il Grivex di cui sono fatte le guancette è da vedere, sembra cheap, ma in realtà è molto resistente ed è più elastico, ascoltate bene questa cosa, è più elastico del G10, quindi se vogliamo resiste di più anche alle cadute e agli impatti. Notare come la precisione nel taglio, pur avendo una lama grossa, sia di fabbrica molto ben affilata e molto ben gestibile, anche per sbucciare un frutto delicato come il kiwi. Senza nessuna difficoltà. Allora iniziamo ad andare a vederlo nel dettaglio. Si apre con una mano con i famosi pin, come un po' tutti i prodotti ultimamente della Coldsteel. Da questa parte ha una clip in acciaio veramente dura, l'ho un pochino lavorata perché diventi un po' più morbida, e a differenza di altri prodotti come la D10, la D15 eccetera, c'è una clip sola, non c'è la seconda clip in dotazione da mettere sull'altro lato del coltello. La sicura è la famosa sicura Adlock, sempre di Demco, che è, come abbiamo già visto in altri coltelli, il particolare, ma ve lo ripropongo qua confrontando anche il 4 Max Scout col 4 Max superiore, chiamiamolo così, col 4 Max originale. Cerchiamo quindi di capire qual è il punto di forza del Tree Adlock progettato da Demco e utilizzato dalla Coldsteel, e le differenze tra il Tree Adlock e la famosa sicura Backlock, oppure detta anche sicura a pompa. Possiamo vedere qui sull'Hoffman come il Tree Adlock sia composto da varie pezzi invece che solo dalla leva che aggancia la lama e fa anche da stop. Intanto abbiamo un pin di stop, questo, quindi abbiamo la leva e quindi abbiamo la lama. Vedete che la leva si interpone tra il pin di stop e la lama,
creando quindi tutto un pezzo unico e distribuendo le forze tra il pin di stop, il perno su cui gira la lama e il pin su cui gira la leva. Qua stilizzato lo vediamo un pochino meglio, vediamo il pin di stop, il pin su cui gira la leva, la molla, il separatore che fa anche da fermo della molla e la lama. Vediamo che fa proprio un blocco unico, quindi qualsiasi forza che dal basso, diciamo, colpisce la lama o dalla punta colpisce la lama, viene scaricata sia sul pin di stop sia sul pin della leva, nonché anche sul perno su cui gira la lama. Quindi questi tre creano quasi un blocco unico, come fosse, diciamo così, per paradosso, una lama fissa, veramente quasi come fosse un blocco unico. Vediamo la differenza tra lo Spyderco, che ha un backlock. Vedete che il backlock si innesta direttamente sulla lama e fa sia da stop che da blocco, e quindi tutta la forza viene scaricata solo sul perno della leva e sul perno su cui gira la lama. In questa ulteriore foto vediamo maggiormente, o vediamo in modo migliore, le differenze. Quando la lama dello Spyderco, in questo caso, viene bloccata dalla leva, tutta la forza viene scaricata sul singolo perno del blocco lama e ovviamente una parte sul perno dove gira la lama. Qui invece la forza viene interrotta dal perno di stop, il quale però è supportato dal blocco lama, quindi dalla leva, la quale leva ha un altro pin qua che rompe ulteriormente la forza. Un'altra cosa, come vi stavo spiegando prima, vedete che se diciamo la lama è impiantata in qualcosa, quindi fa questo tipo di movimento, oppure riceve un colpo sul dorso, mentre nella backlock tradizionale la lama tirerà sulla leva, vedete questo spuntone tira sulla leva, e quindi un colpo può riuscire anche a sganciarsi in casi estremi. Vedete che è piccolissima la porzione che fa da blocco, è questa punta qua. Nel triad lock intanto non è una punta, ma è proprio una sezione, vedete, che trattiene il braccio della leva, ma quando questa ruota, perché la lama prende un colpo sul dorso, oppure è impiantata, diciamo così, un legno e si cerca di tirarla fuori, oltre a avere questo perno che fa forza, ha questo perno perché la leva tira su questo perno e spinge con la testa su questo perno, il quale però è rinforzato dalla lama, perché lui spinge in questo senso, ma la lama che lo blocca. Quindi tutto questo blocco diventa estremamente resistente e impedisce alla lama di chiudersi. Quindi questa sicura è molto più sicura, scusate il gioco di parole, di questa sicura che è già buona. 4 Max originale da cui si discosta veramente di un nulla. Il perno, questo, è leggermente meno sovradimensionato, è comunque un pernone resistentissimo. Nel 4 Max originale è addirittura ancora più sovradimensionato. Non ha le zigrignature ulteriori oltre alle tacche di gimp sulla molla di ritenzione, no, chiamiamola così, sulla sicura, sul tridad lock, ma la differenza a livello di utilizzabilità non è assolutamente nulla, e le cartelle sono in acciaio, le faccio vedere anche da sotto, le cartelle in acciaio, mentre il 4 Max originale li ha in titanio.
ma il peso non ne risente con una decina di grammi, una quindicina di grammi, quindi non c'è una differenza sostanziale. Invece il perno, diciamo, su cui ruota la lama è della stessa dimensione. Vedete che il Grivex delle guancette ha un aspetto un pochino cheap, forse dovuto anche a questo tipo di lavorazione. Potevano fare i segni longitudinali come fanno sul G10 e secondo me avrebbe avuto lo stesso identico aspetto, perché se guardiamo il particolare vediamo che il nero così non cambia assolutamente dal G10 per esempio che ho sulla D10, è perfettamente identico. In realtà però è un materiale che forse è anche migliore del G10 per quello che riguarda gli impatti, se anche visivamente dal punto di vista del tatto non cambia assolutamente niente, visivamente è un pochino appunto più cheap, però ha quella elasticità in più del G10 che gli impedisce di scheggiarsi in talune situazioni. Un'altra differenza è il separatore che trattiene anche la molla della sicura, che anche questo è in Grivex invece che essere in alluminio o in titanio. L'altra differenza ovviamente è l'acciaio della lama, che in questo caso è un AUS 10A. AUS 10A che però ha delle caratteristiche meravigliose. Vi posterò qua il link di questo famoso esperto nonché youtuber USA che fa tutte le prove di taglio, le fa anche per la Spyderco. La Spyderco gli manda i campioni prima di produrre con acciaio piuttosto che con l'altro, e vi dimostra che prima di perdere il filo l'AUS 10A che fa 150 tagli di gomena, cioè di una corda molto spessa, e addirittura meglio del D2 e meglio del 154 cm, del VG10 e di molti altri acciai. Possiamo dire che è il miglior acciaio inox con questo tipo di trattamento che gli fa la Cold Steel, il miglior acciaio inox non da sinterizzazione di polveri. Poi ci sono quelli con sinterizzazione di polveri che ovviamente hanno una tenuta di filo maggiore. E comunque vi posto il link del video su cui lui fa questi test e qua vi metto l'immaginetta con i risultati. Capirsi sulle dimensioni ve lo faccio vedere appaiato sia al Cur della Lion Steel che all'Omen sempre della Cold Steel, e vedete il bestione come si differenzia in grandezza. Invece vediamo vicino alla D10 che anche la D10 comincia a essere un bel folderone. Possiamo così apprezzare anche la differenza tra il G10 del manico della D10 e invece questo polimero, chiamiamolo così, del 4 Max Scout, il famoso Grivex. Senza nessunissimo sforzo. Una macchina da guerra. Andiamo a vedere le caratteristiche tecniche.
Intanto pesa 289 grammi, quindi non è proprio leggero e da tenere in tasca, si sente sicuramente. È lungo 254 mm, quindi 25 centimetri. La lama è 102 mm, quindi 10 cm di lama. Chiuso è 152 mm, 15 cm da chiuso. Lo spessore della lama è 4,8 mm, la parte più spessa. La lama è una sabre Spare Point e taglia così dopo aver martellato il legno. e si può poi lavorare tranquillamente anche nelle piccole incisioni, vedete? Si può anche impugnarlo col finger choil e lavorare veramente di punta e di fino. Quindi abbiamo detto è un bel coltellone, massiccio, robusto, eccetera. Si può fare chopping, si può incidere il legno, si può affettare il cibo. Stupisce molto come si comporta la lama. Anche questo finger choil permette una gestione della lama veramente ottima. Anche la forma, tutto sommato, io pensavo che intagliasse poco, invece come avete visto intaglia bene, si sbuccia bene la frutta anche delicata, si taglia bene il cibo. Mi ha stupito veramente, anche per il prezzo che comporta. Allora, considerate che un coltellone così, il suo originale abbiamo detto costa $480, circa 450 euro, ma vi prendo un altro esempio di coltellone, il Rao, che voglio dire come tipo di acciaio della lama è lì, con questo forse anche inferiore potrebbe essere. Alcuni esperti dicono sì, alcuni esperti dicono no, ma mettiamo anche che sia alla pari, costa 370 euro a fronte di questo che ve lo portate a casa con 120 euro. E questa è la polemica, è la cosa che mi fa incavolare. Qui la Colspiel con questo coltello ci dimostra che con cifre, ma anche con altri, fra cui quello che vi presenterò in una prossima recensione, ci dimostra che con cifre veramente abbordabili da tutti si possono produrre e mettere in commercio degli ottimi prodotti, mentre altri prodotti costruiti magari con gli stessi materiali, con le stesse cose, costano molto di più. E fate conto che Rao 2 pesa 322 grammi, ha una lama di 11 cm e 9 e è lungo 263, e la lama invece che 4,8 è spessa 6 mm, però ha una potenza di taglio, cioè non una potenza, scusatemi, ha una capacità di incisione, di approfondimento del taglio inferiore a questo. Quindi pensate bene la differenza. Se avete la possibilità di trovarlo, compratelo, perché ne vale veramente la pena. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere, condividete, mettete un bel mi piace al video. Ciao a tutti da Ermanno.